Fabio Fanchino, benvenuto su Naspred, elezioni europee alle porte, o meglio, elezioni del Parlamento europeo alle porte. Che cosa vuol dire? Nel senso, quando siamo di fronte a un voto nazionale sappiamo che si va a votare in sostanza la maggioranza che esprimerà poi il governo e si vanno a votare i rappresentanti che decideranno le leggi. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, che cosa stiamo votando? Noi eleggiamo dei legislatori sostanzialmente, cioè eleggiamo dei membri del Parlamento europeo che sono soprattutto coinvolti nel processo decisionale di adozione delle leggi. E questo è un ruolo, una funzione molto importante perché gli atti legislativi europei hanno un impatto importante su molte politiche pubbliche a livello nazionale e a livello europeo. Una differenza importante è che mentre l'elezione nazionale permettono la scelta di una maggioranza che poi eventualmente governerà, non è necessariamente così nel caso europeo. Cioè i parlamentari europei hanno un ruolo, cioè partecipano nel processo di selezione dell'esecutivo, ma questo ruolo lo condividono con il Consiglio europeo. È come se si eleggesse un ramo del Parlamento, è come se si eleggesse la Camera Bassa, no? La Camera dei Deputati, la Camera Bassa del Parlamento. E questa Camera Bassa è coinvolta nel processo di selezione dell'esecutivo, della Commissione, eccetera, però questi poteri sono condivisi con il Consiglio europeo. Quindi per questo motivo la scelta dei parlamentari non è l'unico fattore che determina l'eventuale nomina del Presidente della Commissione e del Collegio dei Commissari. Quindi sono soprattutto legislatori con alcuni ruoli importanti esecutivi. Un'altra parte anche importante è che dopo la nomina della Commissione, i poteri dei parlamentari, per quanto concerne la possibile sostituzione dell'esecutivo europeo, i poteri parlamentari sono abbastanza limitati. Mentre nel caso nazionale la maggioranza a sostegno del governo può venire a mancare per un voto di sfiducia, non è molto più difficile nel caso del Parlamento europeo. C'è una procedura molto più complessa di censura che comunque non è equivalente al voto di sfiducia a livello nazionale. Quindi sono soprattutto legislatori che hanno un certo ruolo non indifferente nella selezione e nella, diciamo, supervisione e controllo dell'esecutivo. Poteri che sono però importanti e condivisi sia quelli da legislatore quanto quelli esecutivi con un ramo molto importante del, diciamo, del sistema politico europeo che è il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri, organizzato, diciamo, quelle sono le altre istituzioni molto importanti. A proposito di questo, nella percezione comune il Parlamento europeo è un luogo dove si parla molto, si discute molto, ci si confronta, spesso con grandi ideali, ma poi alla fine, appunto, quelli che decidono sono la Commissione e il Consiglio europeo. È una percezione corretta? Cioè, quanto c'è di vero in questa sensazione diffusa? Il problema, a mio modo di vedere, è il fatto che viene chiamato Parlamento europeo. Sostanzialmente si pensa che il Parlamento europeo sia la stessa cosa del Parlamento nazionale. In realtà non è così. Come ho già detto un po' precedentemente, detto questo, il Parlamento non è per niente una istituzione rilevante. È vero, i suoi poteri, sia di controllo dell'esecutivo, di selezione dell'esecutivo e di adozione di atti legislativi, sono condivisi con il Consiglio. Però ha un potere di veto, ha un potere di veto nell'adozione delle misure, quindi non sono poteri rilevanti. Coloro che studiano soprattutto i poteri legislativi hanno evidenziato ormai da tantissimi anni che il contenuto delle leggi europee sono il risultato di un processo di negoziazione all'interno dei partiti, fra i gruppi politici europei e quindi le opinioni e le posizioni del Parlamento sono estremamente importanti nel configurare la natura delle leggi europee. Quindi no, non sono per niente degli attori secondari, le loro posizioni sono importanti, le leggi europee sono influenzate dalle posizioni dei parlamentari europei. I governi nazionali spesso di fronte all'opinione pubblica si rifugiano, si fanno scudo del ce lo chiede l'Europa. Ma che cos'è che davvero può chiedere l'Europa? Fin dove può arrivare a chiedere in concreto? La mia sensazione è che frequentemente i politici nazionali utilizzano l'Europa per farsi scudo, per attuare politiche a cui frequentemente hanno dato il consenso a livello sovranazionale, perché hanno partecipato nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, molte volte votano a favore e quindi sono politiche comuni europee che vengono attuate a livello nazionale. Quindi quando si dice me lo chiede l'Europa, che cosa vuol dire? Beh, allora
C'è un elemento di verità, perché è ovvio che le politiche europee sono il frutto di compromessi, quindi non sempre le politiche europee rispecchiano 100%, diciamo, le posizioni delle aree dei governi nazionali. Però affermare che l'Europa è questa entità estranea che impone scelte ai governi nazionali non è così, perché i governi nazionali, i ministri hanno un ruolo importantissimo nel delineare i contorni delle politiche europee, hanno un ruolo fondamentale. I nostri ministri sono degli attori fondamentali nell'approvare il contenuto delle leggi europee. I processi decisionali europei richiedono frequentemente maggioranze qualificate all'interno del Consiglio. Quindi sono politiche che richiedono delle sovramaggioranze, maggioranze veramente elevate, non la semplice 51%. E quindi vuol dire che sono politiche che sono condivise da una parte importante della popolazione europea. Quando è che effettivamente un paese può avanzare il potere di veto? Formalmente lo può fare solo se l'adozione di una determinata misura richiede l'unanimità. Tuttavia, in molte misure, siccome è richiesta la maggioranza qualificata, un governo che non è d'accordo con una determinata misura può cercare di formare una coalizione di minoranza, o cosiddetta coalizione di blocco, che può bloccare l'adozione di un atto legislativo. Queste sono le due strategie. Il Parlamento può dire io questo atto legislativo non lo adotto, quindi anche il Parlamento può bloccare l'adozione di un atto legislativo. È per quello che le elezioni sono importanti. Maggioranza qualificata vuol dire? Vuol dire, diciamo, più del 60%, circa il 61,3%, 62% dei voti all'interno del Consiglio dei Ministri e questi voti sono distribuiti fra i paesi in funzione alla loro popolazione. Sono voti ponderati, quindi i paesi più grandi hanno a disposizione un pochettino di più voti e i paesi più piccoli hanno a disposizione ovviamente meno voti. Tendenzialmente alle elezioni europee l'affluenza è drasticamente più bassa rispetto a quelle nazionali. Ti chiedo se fuori dall'Italia è così e per quale motivo. Nelle elezioni che sono elezioni di secondo ordine, che sono effettivamente un po' meno importanti, come possono essere quelle regionali, come possono essere quelle europee, necessariamente si ha un pochettino di meno di partecipazione al voto. Quindi non è una cosa grave, è sistematica in tutti i paesi e nel tempo. Le elezioni europee vengono in effetti utilizzate, devo dire, sia dagli elettori quanto dai partiti e dai candidati come referendum sulla performance del governo nazionale. Questo spiega un po' il fatto che i partiti all'opposizione e i partiti anche più piccoli generalmente vanno un po' meglio dei partiti al governo. Dipende quando si tengono le elezioni generalmente. Se le elezioni europee sono vicine a quelle nazionali non è così, ma se c'è un certo lasso di tempo, generalmente il voto europeo viene utilizzato come voto di protesta o voto di valutazione sulla performance del governo nazionale. Devo dire che frequentemente i partiti stessi utilizzano gli elettori alle elezioni europee per farsi valutare come stiamo andando, stiamo andando bene, che sia l'opposizione che sia il governo. Quindi questo è un fattore importante. Tuttavia, un altro aspetto anche interessante nel comportamento del voto è che le tematiche europee giocano un pochettino un ruolo nella scelta, nel comportamento di voto degli elettori. I partiti verdi tendono ad andare abbastanza bene generalmente nelle elezioni europee, perché molte politiche ambientali vengono adottate a livello europeo, perché ci sono molti elettori che sono ambientalisti, ma che non tendono a votare per partiti verdi a livello nazionale, perché non hanno grandi possibilità di andare al governo, però poi nelle elezioni europee esprimono questo tipo di voto. Quindi questo è un certo tipo di comportamento del voto. Anche il voto euroscettico. La performance del voto euroscettico è generalmente migliore nelle europee e questo è importante. Che cosa vuol dire il voto euroscettico? Vuol dire che si vota su questioni europee, in fin dei conti. Il voto euroscettico è un voto dove gli elettori dicono non vogliamo ulteriore integrazione europea e anche questo è un'espressione di volontà ovviamente più che legittima. Da studioso, osservatore, ricercatore sulle istituzioni europee, ritieni che abbiano un qualche specifico punto debole o che si possa auspicare una specifica riforma nelle istituzioni europee? Ci sono quelli che legittimamente ritengono all'Unione Europea bisogna dare maggiore risorse, limitare, diciamo, gli ostacoli che vengono posti, frapposti ai processi legislativi, quindi limitare la capacità di veto, bisogna espandere, dare più poteri, delegare le competenze delle istituzioni sovranazionali. E chi invece è molto più cauto è quello che ritiene no, se deleghiamo troppi poteri alle istituzioni nazionali, poi questi diventano, che ne so, diamo troppo potere al burocrate europeo, poi non è rappresentativo, non tiene conto degli interessi dei cittadini, eccetera. E devo dire che sono posizioni legittime, entrambe hanno un certo grado di legittimità.
E lo dibattito che c'è adesso è esattamente lo stesso dibattito che c'è sempre stato dagli anni 50 sostanzialmente. Ultima domanda, in un momento di enormi conflitti internazionali, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, insomma, torna ciclicamente l'ipotesi di un esercito europeo. È un'ipotesi concreta, concretizzabile o è una favola? Quando sostanzialmente ci fu la fine del sistema degli accordi di Bretton Woods all'inizio degli anni 70, fu commissionato un report che era il famoso Werner Report, che in pratica prospettava la possibilità di adottare una moneta unica in Europa. Quel report è molto ambizioso, però generò anche molte obiezioni. Quando mai la Germania accetterà di rinunciare alla propria sovranità monetaria e istituire una banca centrale europea, avere una moneta unica europea? Quindi c'era moltissimo scetticismo. Però effettivamente si è poi adottata una moneta unica. Quindi gli scettici potrebbero dire, bah, no, è molto improbabile che vengano, che si arriverà a un esercito europeo. Però è anche vero che le minacce tanto alla sicurezza, ma anche ai valori che rappresenta l'Europa, perché l'Europa rappresenta sostanzialmente quei valori liberali democratici nei propri regimi democratici, nell'operare anche a livello sovranazionale, cioè nell'enfatizzare la propensione degli stati a cooperare, a negoziare pacificamente per risolvere i propri conflitti o le loro proprie opinioni differenti. Quindi è una concezione estremamente liberale. Quell'idea liberale che sta alla base del disegno istituzionale europeo è correntemente sottoposta a una grave minaccia, perché sia da parte della Cina e ancora di più seriamente da parte della Russia, la razionalità, la ragione che sta dietro al loro agire è quello di sfidare questi principi liberal democratici sostanzialmente. Quindi è un attacco serio ai nostri ideali, ai nostri principi, al modo in cui noi prendiamo le decisioni a livello nazionale e come risolviamo i conflitti a livello internazionale. Quindi diciamo che non mi sorprenderebbe se questa minaccia diventasse ancora più grave, ancora più seria, non mi sorprenderebbe che no, vengano prese decisioni ancora più, diciamo, innovative, integrative per quanto riguarda l'esercito europeo comune o la difesa comune. È ovvio che però è una scelta molto molto delicata. Prima perché la creazione dell'esercito europeo vuol dire comunque dare potere ad alcuni attori continentali. Okay? Quindi sovranazionale, dei rappresentanti sovranazionali, ed è una scelta importante. C'è una delega di poteri in un'area di politica pubblica che è al cuore dello Stato-nazione, che è ovviamente molto importante. In secondo luogo vuol dire effettivamente questo significa che dà a un attore europeo, a un ministro europeo della difesa, sto un po' esagerando, le decisioni di dove mandare, non so, i militari italiani. È una scelta molto sensibile, è una scelta molto difficile, politicamente molto sensibile. Francamente non è detto che non possa succedere in futuro. A parte il fatto che l'Unione Europea è vero, è un'istituzione complessa, difficile, eccetera. È vero che per molti viene considerata frustrante perché alcune decisioni non vengono prese, però è anche vero che quando i problemi sono seri, i governi europei, i parlamentari europei, la Commissione europea prende decisioni importanti. Cioè nel passato le crisi che abbiamo dovuto affrontare, quella migratoria, quella dell'euro, la crisi associata anche alla Brexit, eccetera, quindi anche le sfide ai valori liberali, la crisi che avremo forse davanti di noi, vedremo un attimo l'esito anche delle elezioni americane. L'Europa è capace a prendere decisioni, è un sistema di governance che riesce ad affrontare e a venire incontro e prendere decisioni importanti quando si trova di fronte a situazioni molto gravi. Con difficoltà, è necessario molto consenso, però non è completamente inefficace. Quindi in alcuni casi funziona bene, diciamo, con alcuni problemi, ovviamente, i processi decisionali, tra parentesi, come tutti i sistemi politici. E a questo punto buon voto.